Ciao a tutti e benvenuti su Sneaker Peek, io sono Simone e la recensione di quest'oggi è sulle Next Level Future Natural o Next Level 3 o Next Level 2021 se preferite. Ragazzo! Insomma, chiamatela come vi pare, ma questa è la scarpa senza lacci di Adidas che arriva appunto alla terza edizione. Andremo a scoprire pregi e difetti. Prima di iniziare però fatemi un favore, iscrivetevi al canale, aiutatemi così a far crescere il numero di iscritti in modo da poter garantire ancora più contenuti nelle prossime puntate. Andiamo a iniziare subito parlando della trazione della scarpa, del grip. Noterete c'è una certa somiglianza con una scarpa di cui abbiamo fatto di recente proprio la recensione, ovvero delle Adidas Arden Volume 5. Cambia leggermente qualcosa nel pattern di trazione. Se notate, le maglie della rete sono leggermente più strette nelle Next Level 3, nelle Arden Volume 5 erano leggermente più larghe. Questa piccola modifica ovviamente ha un leggero impatto per quanto riguarda il grip, infatti queste maglie così strette tendono a catturare un pochettino di più la polvere e la sporcizia, quindi si rende magari necessario più di frequente effettuare una pulizia della suola proprio per ristabilire la perfetta integrità della trazione. Ci sono però anche due piccole novità, piccole ma significative. Se guardate bene il logo del Boost posto proprio sulla suola è leggermente incavato verso l'interno della scarpa, a differenza di quanto avveniva con le Arden Volume 5 che era veramente a filo della suola. Questo ovviamente garantisce, almeno sulla carta, una maggiore trazione. Da notare anche che sempre nella scritta Boost è stato reso leggermente più poroso il tipo di texture utilizzato, e anche questo ovviamente sono delle piccole modifiche che però fanno capire che Adidas insomma ha probabilmente recepito le critiche che sono state rivolte sulla trazione delle Arden Volume 5. Facciamo un piccolo passo indietro proprio sulle Arden Volume 5. Proprio in questi giorni si è visto James Harden giocare con una versione modificata della suola, una versione che non adotta più il pattern in stile Spider 3D, ma utilizza quello più classico a spina di pesce. Probabilmente anche il giocatore dei Brooklyn Nets deve aver notato qualche problema di troppo, l'avevamo anche segnalato durante la recensione dell'Arden Volume 5, la trazione non è assolutamente al top, e considerate anche che Harden gioca su dei campi estremamente puliti, estremamente performanti, e se cambia idea sul tipo di trazione e chiede ad Adidas di cambiarlo, beh, vuol dire che probabilmente c'erano delle grosse problematiche. Sostanzialmente comunque non mi sento di dare un giudizio completamente diverso rispetto a quanto già visto nelle Arden Volume 5, ed è tutto sommato è un peccato, perché il vecchio modello, quello che veniva chiamato da Adidas come Next Level 2 o Next Level 2020, aveva invece un grosso punto a favore, era proprio la trazione. Il grip di quella scarpa era veramente ottimo, il pattern era leggermente diverso, ma è soprattutto il tipo di gomma utilizzato che cambiava molto. E questo nelle Adidas Next Level, il modello precedente, quindi nel 2020, garantivano a quella tipologia di grip estremamente aggressivo sia sul pulito ma anche comunque sulle superfici esterne. La durabilità ovviamente non era al top, perché la gomma era decisamente più morbida rispetto a quella adottata dalle Adidas Next Level Future Natural, però mi sento di dire in maniera abbastanza tranquilla che, dovendo fare un paragone, il vecchio modello aveva sicuramente un maggior grip in generale. Passando invece all'ammortizzazione, anche qui il paragone da fare diretto è sicuramente quello con le Arden Volume 5, in quanto anche le Next Level Future Natural utilizzano assolutamente lo stesso tipo di intersuola interna rimovibile, quindi col Boost ricoperto con un carrier di Light Strike. Il tipo di ammortizzazione quindi è più o meno assolutamente lo stesso, anche all'interno il livello di boost non cambia tra le due scarpe.
forse si sente leggermente un pochino di più l'ammortizzazione, perché i materiali utilizzati in generale nella scarpa, poi ne andremo a parlare più tardi, però i materiali sono sicuramente leggermente più morbidi e leggermente più flessibili rispetto a quelli trovati nelle Harden volume 5, però anche qui non c'è una grande sostanziale differenza. Se vi è piaciuto fondamentalmente il tipo di ammortizzazione presente nelle Harden volume 5, apprezzerete anche quello presente nelle nuove Next Level. Quello che invece cambia nel paragone, nel confronto tra le due scarpe, è l'adozione dei materiali. Quando abbiamo fatto la recensione delle Harden volume 5 avevo sottolineato uno dei punti critici della scarpa, che erano proprio i materiali estremamente duri, estremamente rigidi, con questa plastica fusa che con molta colla, che dava questo tipo di texture, quindi molto plasticoso e che risultava molto poco flessibile al piede. I materiali invece presenti nella Next Level Future Natural sono leggermente diversi. Nella parte frontale in realtà Adidas ha continuato ad adottare questo sistema abbastanza plasticoso nella parte appunto dell'avampiede. Fortunatamente però le plastiche che ricoprono la parte interna ed esterna sono molto più sottili. Infatti, se riuscite a vedere, si riesce comunque a notare anche sotto la parte di plastica, si continua a intravedere la texture invece del knit che ricopre la parte superiore della scarpa, quindi questo indica che chiaramente la quantità appunto di materiale utilizzato nella parte inferiore è molto più bassa rispetto a quelle dure e molto spesso utilizzate nelle Harden volume 5. Materiali quindi che sostanzialmente avvolgono il piede, perché ovviamente la caratteristica, dicevamo, di questa scarpa è quella di non avere lacci. Il materiale nel knit ovviamente avvolge il piede in modo da garantire un buon senso di compressione, però rispetto al modello precedente dell'anno scorso si nota dei materiali un pochettino diversi, appunto proprio perché la struttura di base è cambiata nel modello di quest'anno. Nel modello precedente invece il knit aveva delle diverse intensità, anche proprio diversi gradi di compressione anche nella parte frontale, mentre qui lo ritroviamo solo nella parte dell'avampiede. Questo potrebbe essere visto come un pregio e un difetto della scarpa, perché se è vero che risulta un pochettino più comoda, perché appunto la parte in knit in stretch è inferiore rispetto a quella dell'anno scorso, c'è da dire però anche che sicuramente il livello di compressione e di calzata è leggermente più comodo, e questo ovviamente può piacere e non piacere, dipende ovviamente dal tipo di sensibilità che avete anche nel piede. Per ciò che riguarda invece il supporto, qui ci sono state delle migliorie rispetto alle Harden volume 5. Ovviamente l'adozione di questa parte in stretch, in knit, che ovviamente avvolge il piede, riesce a parzialmente a coprire quelle magagne che avevamo visto nelle Harden volume 5, specialmente nella parte posteriore della scarpa, quindi con quei problemi di slittamento del tallone che avevamo già accennato. Con questo tipo di scarpa il problema è parzialmente risolto, non completamente però, perché comunque la stabilità interna non è ancora al top della categoria. Anche l'adozione di questi materiali nella parte ovviamente frontale tolgono un po' di quella sensazione che regalava il vecchio tipo di scarpa Next Level, quindi con una scarpa che era molto più avvolgente. Questa rimane molto più libera nella parte frontale, il piede tende a muoversi anche leggermente un po' di più. Anche qui dipende un pochino dalle proprie preferenze personali. Io, se devo dire la sincera verità, preferivo il senso di costrizione che dava il vecchio modello rispetto a questo. Per quanto riguarda il fit, fortunatamente Adidas ha aggiustato un pochettino il tiro, sono ritornato alla misura mia tradizionale che è 12, mentre con le Adidas Harden volume 5 ero dovuto scendere, se vi ricordate, di mezzo numero. Invece su questa scarpa assolutamente si può andare true to size all'inizio, ma questo vale un po' per tutti i modelli delle Adidas Next Level, quindi senza lacci. All'inizio è stata veramente un'impresa far entrare il piede nella scarpa,
perché comunque all'inizio è molto stretto. Peraltro quest'anno c'è una difficoltà aggiuntiva che è rappresentato da questi 4 cuscinetti, gli stessi che c'erano anche sulle Arden volume 5, che tolgono ulteriormente spazio nella calzata, e quindi la prima volta preparatevi veramente a dover spingere con molta intensità il piede all'interno. Fortunatamente nelle successive calzate è un pochettino più semplice inserire il piede e anche estrarlo, però ecco, da un punto di vista del fit la scarpa ovviamente regala questa sensazione. C'è da abituarsi, ovviamente questo è il prezzo che bisogna pagare se si vuole utilizzare una scarpa senza lacci. L'estetica, come sempre, è l'ultimo degli argomenti in cui andiamo a parlare. Anche in questo caso io mi sento di promuovere la scarpa da un punto di vista estetico, perché rispetto anche specialmente al modello precedente credo che anche in questo caso siano stati fatti dei passi avanti. La silhouette ricorda moltissimo le Arden volume 5, al di là del fatto che ovviamente in questo caso non ci sono i lacci, però la forma, anche il livello diciamo di altezza della scarpa dal suolo è una scarpa molto bassa, quindi ha un ottimo core feel, quindi rimanete veramente molto bassi sulla superficie di gioco, ma anche l'estetica, anche le colorazioni. Questa è la prima che è uscita, questa azzurra, rosa e bianca. Adesso ne sono uscite anche altre pubblicate proprio di recente sul catalogo Adidas, una in colore verde molto acceso, un'altra arancione, anche questa molto sgargiante, quindi ce n'è per tutti i gusti, e diciamo che rispetto al modello Next Level 2020 è sicuramente una scarpa che strizza un pochino più l'occhio al lifestyle, quindi ad un pubblico anche un pochino più giovane. Quindi da questo punto di vista mi sento assolutamente di promuovere l'estetica della scarpa. Nelle prossime recensioni andrò a fare una comparativa molto più analitica tra questo modello, le Adidas Next Level Future Natural, e le Adidas Next Level 2020, quindi dell'anno scorso, proprio per vedere ed analizzare nel concreto le migliorie e i pregi e i difetti delle due scarpe. Per quest'oggi è tutto, io come sempre vi ringrazio. Se vi è piaciuta la recensione lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Io sono Simone, questo è Sneaker Peek, voi siete meravigliosi, ci vediamo alla prossima e grazie.